Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa maglia. Chiaramente è su misura, quindi dovete prendere le vostre misure e fare i calcoli per sapere come dovete procedere. Io, come sempre, però vi spiego passo passo com'è la realizzazione, ma voi potete anche decidere di volere delle maniche 3/4, delle maniche corte, un po' più stretta, un po' più lunga, insomma potete modificarla a piacimento. È una maglia top down, quindi lavoriamo dall'alto verso il basso con i ferri circolari e quindi non ci saranno cuciture. Io l'ho realizzata a righe, ma voi potete realizzarla anche in unico colore. Ecco, lì date spazio alla vostra creatività. La vestibilità è abbastanza ampia, è la vestibilità diciamo così di un boxy, solo che in questo caso io ho utilizzato le maniche raglan. Per tutte le tecniche che vi spiego durante il video trovate comunque qui sopra o nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è Isaac di Tessiland nella colorazione rosso, bianco e blu. Isaac è un filato in 100% di bambù naturale, infatti qui dice che è un prodotto naturale ed ecosostenibile. In 50 grammi ci sono circa 125 metri e qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 4 al 5. Io per avere la tensione di 24 maglie e 32 ferri in 10 cm per 10 centimetri di lavoro devo lavorare con i ferri numero 4, ma come sempre vi dico dovete fare voi un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quali ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un uncinetto, un ago da maglia, dei marcatori ad anello, un contagiri e un metro da sarta. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa con il metro da sarta vado a prendere la misura della circonferenza della testa, nel mio caso sono 56 cm. A questo punto devo capire questi 56 cm a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 24, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 134,4. Visto che io devo avere un numero pari, arrotondo a 134 maglie. Quindi col filo blu lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie maglie più una per la chiusura in circolare. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della codina vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi inizio ad avviare le maglie con il metodo long tail, quindi avvolgo il filo tra il pollice e l'indice, poi prendo il ferro, lo metto dietro, tengo il filo, lo giro in questa maniera sul davanti e inizio ad avviare le maglie andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. E ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. E vado avanti così fino appunto ad avviare tutte le mie maglie più una per la chiusura in circolare. Se non conoscete questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link del video dedicato. Una volta che abbiamo avviato tutte le maglie le mettiamo tutte dalla stessa parte, quindi controlliamo che non siano ritorte e quindi possiamo andare a chiudere in circolare. Mettiamo il marcatore di inizio e fine giro e prendiamo le prime due maglie, le lavoriamo assieme sia con il filo della coda che con quello del gomitolo. Questa maglia sembrerà una maglia doppia, cioè formata da due fili. In realtà noi conteggeremo come una maglia normale. Quindi poi abbandoniamo il filo della coda e proseguiamo con quello del gomitolo e lavoreremo per 4 giri a legaccio, quindi il primo ferro, quello che stiamo facendo, a dritto, il secondo a rovescio, il terzo a dritto e il quarto a rovescio. Finiti i 4 ferri a legaccio, dobbiamo fare dei conteggi per sapere dove mettere i marcatori per il raglan. Per ogni raglan io voglio lasciare 2 maglie, quindi dal totale delle mie maglie, che sono 134 nel mio caso, devo togliere 8 maglie proprio perché ne lascio 2 per ogni raglan, quindi 134 meno 8.
e mi dà 126. Adesso da questo numero devo andare a togliere le maglie per le maniche, in questo caso sono ancora spalle, però diciamo già per le maniche. Penso che un po' per tutte le taglie vadano bene 5 centimetri a maglia, a manica, scusate, perché per avere un collo quasi a barchetta, ecco che 5 centimetri secondo me vanno abbastanza bene. Se voi volete fare un po' di meno o un po' di più, vi fate i calcoli per sapere quante maglie dovete togliere in base ai centimetri. Visto che io tolgo 5 cm sulla destra e 5 cm sulla sinistra, sono pari a 10 cm e 10 cm sono, nel mio caso, 24 maglie, quindi a questo 126 tolgo altre 24 maglie e mi rimane 102 maglie totali per il davanti e per il retro. Quindi per sapere quante maglie lasciare per il davanti, quante maglie lasciare per il retro, basta dividere in 2. Quindi io avrò un 12 maglie per la manica, 2 maglie per il raglan, 51 per il retro, 2 maglie per il raglan, 12 per la manica, 2 per il raglan, 51 per il davanti e altre 2 del raglan, che mi dà un totale, nel mio caso appunto, di 134. Quindi adesso vado a mettere i marcatori sul ferro. Per farvi capire meglio ho messo dei marcatori a lucchetto, poi chiaramente li andrò a sostituire con quelli ad anello, ma appunto per farvi vedere dov'è l'inizio fine giro rispetto al nostro lavoro. Io solitamente l'inizio e fine giro lo metto al centro del retro, ma dovendo lavorare a righe, per avere diciamo così il cambio colore meno evidente, questa volta il marcatore di inizio e fine giro è nel centro delle 2 maglie raglan del retro. Quindi io praticamente per mettere il marcatore cosa ho fatto? Ho lavorato una maglia, ho messo il marcatore, poi 51 maglie, marcatore, 2 maglie, marcatore, 12, marcatore, 2 maglie, marcatore, 51 marcatore, 2 maglie, marcatore, 12 marcatore e una maglia. Quindi 12 12 sono per le spalle, per le maniche, e 51 e 51 sono per il davanti e per il retro. Adesso vado a lavorare un ferro a dritto dove io sostituisco questi marcatori, invece voi man mano che lo lavorate contate le maglie e mettete i marcatori ad anello. Ok, ho finito il mio giro dritto, ho cambiato con i marcatori ad anello e adesso devo anche andare a cambiare il filato. Io per il cambio colore non uso particolari metodi, anche perché essendo nel centro delle maglie raglan, per me non si vede più di tanto. Se voi invece volete utilizzare il metodo per non far vedere il gradino, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque per il cambio colore non faccio nient'altro che lavorare la prima maglia con il nuovo colore e subito andare a incrociare i filati in modo da fermare il filo e non creare il buco. Passo il marcatore e adesso vado a fare il giro di aumenti. Quindi questo è un aumento che va verso sinistra, quindi alzo il filo che unisce le 2 maglie, lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, quindi prendendolo dal dietro. Poi lavoro tutte le maglie fino al prossimo marcatore ad anello e lì vi faccio vedere praticamente come si fanno gli aumenti a destra e a sinistra dei marcatori. Ok, sono arrivata. Dunque, gli aumenti
all'esterno dei marcatori si fanno sempre così. Il primo aumento sarà verso destra, poi marcatore, 2 maglie che rimarranno sempre 2. All'interno dei marcatori ci devono sempre essere solo 2 maglie, quindi 2 maglie, marcatore e poi aumento verso sinistra. Quindi l'aumento verso destra si fa così: si solleva il filo che unisce le 2 maglie, lo si prende dal retro e lo si lavora a dritto normalmente, poi si passa il marcatore, 2 dritti, marcatore, aumento verso sinistra, si solleva il filo che unisce le 2 maglie, lo si prende dal davanti e lo si lavora dritto ritorto prendendolo dal retro. E così faccio per tutti gli aumenti raglan. Chiaramente alla fine dovrò finire con un aumento verso destra, perché abbiamo il marcatore di inizio e fine giro nel centro del raglan. Adesso proseguo lavorando un ferro sì e un ferro no gli aumenti del raglan, ricordandomi però di lavorare a righe, quindi lavorerò 4 ferri con il colore bianco e 2 ferri col colore blu e così alterno: 4 in bianco, 2 in blu, 4 in bianco, 2 in blu e un ferro sì, un ferro no, faccio gli aumenti. Quando devo cambiare colore mi devo ricordare di avvolgere i filati in questo modo, cioè passo sopra il filo che non userò più e prendo da sotto quello che devo utilizzare e poi lavoro normalmente. Questo serve sia per portare su il filo non in utilizzo, sia per non fare il buchino. Ok, io ho continuato ad aumentare un ferro sì e un ferro no nelle maglie raglan fino ad arrivare alla misura dell'ampiezza corretta della manica per il mio braccio. Vi consiglio di provarvi la maglia per capire quando siete arrivati alla misura corretta. Quando ci siete, cosa fate? Smettete di fare gli aumenti per le maniche e continuate solo a fare gli aumenti per il corpo, quindi solo gli aumenti per il davanti e per il retro, fino ad arrivare alla misura totale, mi raccomando, quindi davanti più dietro, deve essere pari alla misura più grande del vostro corpo più un 5% circa. Ecco, l'ampiezza sia delle maniche che del corpo io ve la do in base al modello che sto realizzando, però è chiaro che se voi volete delle maniche un pochino più comode o l'ampiezza del corpo ancora più grande, quindi ancora più over, potete lavorare ancora per, che ne so, un 7, un 8, un 10% in più rispetto, mi raccomando, alla misura della circonferenza più ampia del corpo, che sia il seno o i fianchi. Quindi io sono arrivata, adesso proseguo appunto lavorando solo per il davanti e per il retro gli aumenti fino ad arrivare appunto alla mia misura della circonferenza del seno e dei fianchi, più o meno per me sono uguali, più un 5%. Vi faccio vedere i calcoli che ho fatto per determinare l'ampiezza delle maniche e quella del corpo. Quindi ho preso la misura della circonferenza del mio braccio e in quel punto per me sono 27 centimetri. Questi 27 centimetri, per trasformarli in maglie dobbiamo moltiplicarli per 24, che è la misura delle maglie che io ho in 10 centimetri nel mio campione, e dividere per 10 e per me sono 64,8, quindi praticamente 65 maglie. Io chiaramente ho un numero pari perché aumentando avrò sempre un numero pari sulle maniche, scusate, quindi è chiaro che io arrotondo questo numero a 66 maglie. Poi ho preso la misura della circonferenza del mio torace, che è praticamente pari a quella dei fianchi e per me sono 90 centimetri. A questi 90 centimetri ho aggiunto quindi più un 5% che dà per me 94,5 centimetri. Anche qui devo capire
a quanto corrisponde in maglie, quindi moltiplico per 24 e divido per 10 e mi dà 226 maglie, 8. Quindi anche lì, siccome ho un numero pari, arrotondo a 226 maglie. Quindi quando io sono arrivata a 66 maglie per ogni manica e a 226 maglie per il corpo, smetto di aumentare e divido le maglie delle maniche da quelle del corpo. Fate anche voi lo stesso calcolo, perché non è detto che magari voi prima arrivate alle maglie della circonferenza del torace, comunque del corpo, e poi magari a quella delle maniche. Lì dipende un po' come siete fatte, quindi siccome siamo tutte una diversa dall'altra, ecco, prendetevi le misure e fate questi calcoli proprio per fermarvi con gli aumenti al momento giusto, che sia prima per le maniche e dopo per il corpo o viceversa, non importa. Quindi, arrivata alla giusta ampiezza delle maniche, all'ampiezza del torace più un 5% e sicuramente all'altezza dello scalfo, anzi qualcosa in più, visto che è più largo, è un over, quindi qualcosa in più dell'altezza dello scalfo, lavoriamo normalmente fino ad arrivare al marcatore della manica. Lì vi faccio vedere come fare per mettere in sospeso le maglie delle maniche e proseguire con la lavorazione del corpo. Quindi lavoro tutto il retro fino ad arrivare al marcatore del raglan. Io qui devo fare un ultimo aumento, però ecco, voi anche se fate gli aumenti e poi nel giro successivo andate a mettere in sospeso le maglie delle maniche, va benissimo. Poi cosa faccio? Tolgo il marcatore del raglan, lavoro una maglia, perché io avendo due maglie per il raglan ne lascio una per il corpo e una per la manica, e a questo punto con un filo di scarto e un ago da maglia metto in sospeso, quindi le metto sul filo di scarto, le maglie delle maniche. Tolgo anche qui il marcatore che tanto non ci interessa più e metto tutte le maglie delle maniche in sospeso sul filo. Quindi le trasferisco praticamente dal ferro al filo di scarto. Ok, sono arrivata al marcatore dell'altro raglan, quindi tolgo il marcatore che non ci serve più, passo una maglia raglan sul filo di scarto. A questo punto ho finito di trasferire le mie maglie. Ricordiamoci di fare un nodino in maniera che così non scappano dal filo, non vi cadono magari quando le dovete provare, e poi avvio a nuovo solamente 2 maglie per il sottomanica. Perché solo 2 maglie? Perché siamo già arrivati ad avere l'ampiezza totale della manica, e visto che è un modello over, il sottomanica non è in corrispondenza dell'ascella, ma è più verso il braccio. Quindi nei maglioni tipo boxy come questo, ecco che non dobbiamo avere quelle maglie da mettere appunto nel sottomanica aggiuntive per dare maggiore vestibilità. Quindi ne posso mettere soltanto 2 e li avvio a nuovo in questo modo. Prendo il filo, giro in questa maniera facendo un'asolina e la metto sul ferro e tiro. Quindi col dito giro così, faccio l'asola e la metto sul ferro. A questo punto voi potete metterne anche 3, 4, quello non, io ne metto solo 2 proprio perché è il minimo proprio sindacale per poi riprendere bene le maglie della manica. Poi lavoro anche una maglia del raglan, tolgo il marcatore che non mi serve più e lavoro normalmente tutte le maglie del davanti
e faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto per l'altra manica, quindi metto in attesa anche le altre maglie della manica dall'altra parte. Ho messo in sospeso le maglie per le maniche e adesso proseguo lavorando solo il corpo fino all'altezza desiderata, tranne che per il bordo, che vi farò vedere come realizzarlo. Ho provato la maglia e ho deciso che sono arrivata all'altezza giusta. Il mio inizio e fine giro è da parte. Quindi adesso taglio il colore blu e il colore bianco e inizio a lavorare a legaccio con il colore rosso. Ma adesso vi faccio vedere. Quindi prendo il colore rosso, faccio una prima maglia e poi avvolgo il filo rosso su quello bianco in questa maniera, come abbiamo fatto all'inizio per il colore bianco e blu, e poi continuo lavorando a legaccio. Quindi, visto che lavoriamo in circolare, un ferro a dritto e un ferro a rovescio. Chiaramente il primo ferro sarà un ferro tutto a dritto. Dopo aver lavorato 6 ferri a legaccio, quindi un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio, un dritto e un rovescio, conto tutte le maglie della circonferenza e le divido a metà e quindi inizio a lavorare sempre a legaccio, ma solo su metà del corpo, quindi o la metà davanti o la metà dietro. Visto che adesso passiamo dal lavorare a legaccio in circolare, quindi un ferro a dritto e un ferro a rovescio, a lavorare a legaccio su ferri di andata e ritorno, perché lavoriamo in flat in piano solo su metà delle maglie, è chiaro che dobbiamo lavorare tutti i ferri a dritto. Quindi per quello che vi ho detto, iniziate con un ferro a dritto e legaccio, perché adesso ho appena completato il ferro a rovescio, quindi inizio a lavorare a dritto sulla metà delle maglie e poi posso proseguire lavorando a legaccio sempre a dritto. Lavorando il bordo in ferri di andata e di ritorno, chiaramente abbiamo le 2 maglie di vivagno e quindi io vi faccio vedere come lavoro questa maglia. Praticamente tutti i ferri li lavoro nella stessa maniera, e cioè la prima maglia la passo con il filo sul davanti del lavoro a rovescio senza lavorarla, poi porto il filo sul retro del lavoro e lavoro tutte le maglie a dritto. Anche l'ultima la lavoro a dritto. Chiaramente nel ferro di ritorno faccio esattamente la stessa cosa, cioè filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, filo sul retro e poi lavoro tutto a dritto. Comunque, se volete vedere altri vivagni per la maglia a legaccio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Dopo aver lavorato 6 ferri a maglia legaccio in circolare, quindi su tutto il corpo, e 8 ferri invece solo sulla metà del retro, inizio a chiudere e io chiudo con la cavallata semplice. Se avete una mano piuttosto stretta, potete utilizzare dei ferri di numero superiore, perché se la chiusura vi viene troppo stretta va a finire che le maglie poi magari tirano. Quindi io faccio così: la prima maglia la passo sempre col filo davanti a rovescio senza lavorarla, poi porto il filo dietro, lavoro la seconda maglia a dritto e accavallo la prima maglia sulla seconda, poi proseguo lavorando una maglia a dritto e accavallando la prima sulla seconda. Comunque anche per questa chiusura vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ho chiuso la prima metà del bordo e poi ho fatto la stessa cosa anche sull'altra metà. Quindi adesso procediamo con le maniche. Quindi rimetto sui ferri
le maglie che avevamo lasciato in sospeso sul filo di scarto della prima manica. Ok, ho ripreso tutte le maglie che avevo in sospeso e adesso devo andare a riprendere le 2 maglie che abbiamo avviato a nuovo nel sottomanica e poi riprenderò anche la maglia molle. Vedete che questa maglia è un po' molle, un po' lasca. Ecco, per non creare un buco, perché se io andassi a riprendere solo le maglie nel sottomanica qui mi si creerebbe un buco, vado a riprendere anche le maglie molli. Quindi iniziamo, appunto io avevo messo 2 maglie per il sottomanica, quindi prendo il filo blu perché io ho finito con 4 giri di bianco, quindi devo iniziare col blu. Lì dipende voi con che colore avete finito la manichina. Lo riprendo e poi le mie maglie non sono più delle V, perché adesso io le sto guardando sotto sopra, quindi saranno delle A, quindi sono 2, una è questa e una è questa. Le vado a riprendere infilando, aspettate che mi avvicino magari vedete meglio, infilando, le riprendo con l'uncinetto, si possono anche riprendere con i ferri, però io mi infilo nella prima V e riprendo questa maglia. Poi devo andare a riprendere anche la maglia molle. Allora vi voglio far vedere un altro metodo per riprendere le maglie molli. Prima di tutto questa maglia la vado a mettere sul ferro e poi appunto ho la maglia molle. Anziché riprenderla come faccio di solito, visto che sto lavorando col blu e qui andrei a riprendere sul bianco, si vedrebbe, diciamo così, il filo ripreso. Quindi cosa faccio? Entro. Io spero che voi riusciate a vedere bene. Vedete, ci sono 2 barrette. Io entro in quella sotto con l'uncinetto, giro come per fare una maglia ritorta e poi appunto lavoro con la seconda barretta un dritto in questa maniera. Poi metto questa maglia sul ferro in questo modo. A questo punto posso andare a lavorare tutte le maglie bianche che ho sui ferri con il filato blu, le lavoro normalmente. Ok, ho lavorato tutte le maglie e adesso devo fare esattamente la stessa cosa, cioè riprendere la maglia molle come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi guardiamo, questi sono, aspettate, sì, queste sono i 2 fili, quindi io cosa faccio? Entro in questa maniera dall'alto verso il basso nel filo sotto, giro per fare un ritorto, prendo il filo sopra e creo la mia maglia. A questo punto questa maglia io l'appoggio qui ma va lavorata e poi, anzi la passo direttamente, scusate, così ve lo faccio vedere subito, la metto sul ferro e la lavoro e poi mi vado a riprendere anche la maglia del sottomanica. Quindi la A è questa, io devo entrare nella A e riprendo il filo, questa volta ecco la metto da questa parte in questo modo e qui ho finito il mio primo giro, quindi metto il marcatore, segno che ho fatto il mio primo giro. Poi per fissare il filo lavoro la prima maglia del secondo giro sia con il filo della coda che con quello del gomitolo, così. Un'altra cosa,
Noi a questo punto abbiamo tutte le maniche, tutte le maglie che avevamo sulla manica, più le 2 del sottomanica, più le 2 maglie molli. Quindi in teoria abbiamo 2 maglie in più, che sono le 2 maglie molli. Ecco, nel secondo giro vado già a fare una diminuzione a destra, una diminuzione a sinistra, proprio per togliere già subito le 2 maglie molli dal conteggio. Quindi una maglia l'ho lavorata, adesso faccio la diminuzione lavorando 2 maglie insieme e poi lavoro tutto a dritto fino a quando mi mancano 3 maglie dalla fine del giro. Ok, sono a 3 maglie dalla fine e anche qui vi faccio vedere un altro metodo per fare la diminuzione, che non è la cavallata semplice, ma si può entrare nelle 2 maglie e prenderle insieme a dritto, però ritorto, quindi da dietro. Quindi 2 maglie insieme a dritto ritorto e poi lavoro anche l'ultima e qui ho finito il mio secondo giro. Adesso vado a misurare quanto mi manca da lavorare per finire la manica in centimetri, quindi lo provo e misuro appunto quanto mi manca per finire tutta la mia manica e poi misuro anche quanto voglio ampio il polsino. A me piacerebbe un maglione, perché questo è molto morbido, largo, drappeggiato, quindi mi piacerebbe una maglia con un polsino anche qui abbastanza ampio, non stretto. Quindi andrò a misurare forse la mia mano, adesso vedo, e poi vi faccio vedere i conteggi che bisogna fare per sapere ogni quanti ferri dobbiamo fare la diminuzione e come farla. Ho preso tutte le misure, quindi io per arrivare ad avere la manica lunga fino al polso devo lavorare ancora 44 centimetri. Siccome voglio fare 4 centimetri di bordo, a questi 44 tolgo appunto i miei 4 centimetri di bordo e mi dà 40 centimetri. Siccome sto lavorando in lunghezza, questi 40 centimetri li devo trasformare in ferri, quindi moltiplico per 32, che è il numero di ferri che io ho in 10 centimetri nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 128 ferri. Quindi vuol dire che io devo arrivare alla mia manica lavorando 128 ferri più i 4 ferri di bordo che io li farò rossi come ho fatto per il corpo. Poi bisogna andare a capire ogni quanto dobbiamo andare a diminuire per arrivare al nostro polsino. E quindi io ho misurato che per me vanno bene 18 centimetri per il polsino, come vi dicevo lo voglio ampio. Questi 18 centimetri a quante maglie corrispondono? 18 per 24 mi dà 432 diviso 10, 43,2. Visto che appunto numeri con la virgola non ne possiamo avere e devo avere un numero pari, io arrotondo a 44 maglie. Quindi per il mio polsino devo avere 44 maglie. Adesso sui ferri, visto che ho già diminuito le 2 maglie molli, ho 70 maglie meno le 44 del polsino mi dà 26. Vuol dire che io dal punto in cui sono adesso, dall'inizio diciamo delle maniche fino al polso, devo diminuire 26 maglie. Siccome ad ogni giro io diminuisco 2 maglie, come abbiamo fatto adesso per le maglie molli, devo fare 26 diviso 2 che mi dà 13. Quindi io avrò 13 giri
di diminuzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo fare 128, che sono i ferri che devo lavorare, diviso 13 giri di diminuzione, mi dà 9,8. A questo punto è chiaro che io arrotondo a 10, quindi io dovrò diminuire al 10° ferro ogni 10 ferri. Mi raccomando, segnatevi con un marcatore i ferri che andate a lavorare, anche se con il lavoro a righe è semplice, perché basta contare il numero di righe che abbiamo fatto e quindi si sa a che punto siamo, però è meglio segnarselo con il marcatore, il contagiri, in modo che così non ci sbagliamo e diminuiamo al punto giusto. Quindi, come abbiamo detto, io per il mio calcolo devo lavorare 9 giri normalmente e al 10° diminuire, questo per 13 volte. Chiaramente quindi non finirò a 128 ferri, ma finirò a 130. Comunque per 2 ferri in più non è importante. Posso anche decidere di finire a 128 ferri e fare l'ultima diminuzione sui 4 giri di bordo. Lì sta a voi, non, diciamo così, è indifferente, non è un problema finire sul giro di bordo, visto che abbiamo un bordo molto alto. Ho appena finito di lavorare il 9° ferro e adesso nel 10° vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni, che poi sono esattamente quelle che abbiamo fatto per le 2 maglie molli. Comunque, si lavora la prima maglia a dritto e poi come diminuzione 2 maglie insieme a dritto. Poi si lavora tutto il ferro fino a 3 maglie prima della fine. A questo punto posso fare o la cavallata semplice oppure, come vi ho fatto vedere prima, prendere 2 maglie insieme e lavorarla a dritto ritorto, cioè nella gambetta del retro. Poi lavoro un dritto e ho finito il giro di aumenti. Adesso vado avanti cambiando colore come abbiamo sempre fatto ogni 4 ferri in bianco, 2 ferri in blu, quindi io proseguo con questa sequenza di colori, ma ogni 10 ferri mi devo ricordare di fare il giro di diminuzione, sia che sono sul bianco sia che sono col blu, quello non importa. Quindi io andrò avanti con il 20°, 30°, 40° ferro così a diminuire. Voi andate avanti secondo i vostri calcoli e poi quando sarò arrivata all'altezza giusta della manica vi faccio vedere come fare i 4 centimetri di bordo, che sono esattamente gli stessi che abbiamo fatto per il corpo. Ho finito tutti i ferri di diminuzione, gli ultimi 4 ferri li ho lavorati con il bianco come per il corpo e adesso inizio con il colore rosso a fare il bordo. Lavorerò 14 ferri a legaccio partendo con un primo ferro chiaramente tutto a dritto. Finiti i 14 giri a legaccio procedo con la chiusura. Visto che io ho una manica con un polsino abbastanza ampio e largo, procedo con la chiusura con accavallata. Se invece avete un polsino più stretto, vi consiglio di chiudere con una chiusura invece elastica. La cavallata è semplice, è la stessa che abbiamo fatto per il corpo, quindi lavoriamo all'inizio 2 maglie a dritto e accavalliamo la prima maglia lavorata sulla seconda e poi proseguiamo lavorando una maglia a dritto e accavallando la prima maglia lavorata sulla seconda e vado avanti così fino alla fine del giro. Ok, e chiudo anche l'ultima maglia. A questo punto tiro il filo, taglio
lasciando una codina abbastanza lunga, e poi vado a fare la chiusura perfetta in circolare, perché vedete così è rimasto uno scalino. Allora, per fare la chiusura perfetta in circolare infilo un ago da maglia e poi entro nella prima maglia che abbiamo chiuso, nella prima V. Non so, aspettate, metto così magari riuscite a vedere meglio. Questa è la prima V che abbiamo chiuso, la prima maglia. Entro di qui e poi rientro da dove mi esce il filo, nella V, nel centro però della V, e vado sul retro. A questo punto tiro e faccio diventare questa ultima maglia che ho creato grande quanto le altre, e poi vado a nascondere il filo sul retro del lavoro, vedete? Così, aspettate che, ok, così praticamente si è chiuso perfettamente, non abbiamo più lo scalino. Finita la prima manica, vado a fare la seconda. Ho finito anche la seconda manica e adesso per ultimarlo devo andare a nascondere e fissare le codine. Io per una taglia M ho utilizzato circa 360 grammi di filato. All'incirca un gomitolo di rosso, che però me ne è rimasto ancora un po', 2 gomitoli di blu utilizzati tutti fino all'ultimo centimetro, e 5 gomitoli di bianco, mi è rimasto comunque qualcosa. Io vi consiglio, per se avete più o meno la mia stessa taglia e quindi se volete fare questa misura, perché poi chiaramente la quantità di filato varia in base prima di tutto alle vostre misure, ma anche a come volete la maglia, perché io l'ho voluta fare abbastanza corta, però se la volete fare più lunga è chiaro che cambia tutto. Però ecco, un consiglio è questo: visto che io ho utilizzato il gomitolo di blu, proprio i 2 gomitoli di blu, proprio tutti, onde evitare di rimanere senza blu se state facendo le mie stesse misure, la mia stessa taglia, ecco che magari potete fare il bordo del collo rosso. Così state un pochino più tranquille che riuscite ad arrivare fino in fondo alle maniche con le ultime righe di blu. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!